Ciao ragazzi, bentornati su Ferrovie e Miniature, io sono Joe, benvenuti in questo nuovo video e oggi finalmente torniamo a lavorare sul plastico di Daniel. Prima di cominciare ragazzi però è giusto che vi dia un po' di informazioni in merito a questo plastico che tanti di voi hanno commentato magari dicendomi appunto quanto tempo ci vorrà ancora, quanto Daniel dovrà ancora aspettare. Bene, diamo un po' di spiegazioni intanto di che tipo di plastico stiamo facendo, quindi siccome stiamo ricominciando adesso la stagione ho detto sai, diamo un po' di informazioni a tutti coloro che si stanno iscrivendo adesso, perché ho visto che ultimamente si stanno iscrivendo un sacco di persone nuove, quindi benvenuti. Spero che questo canale sia di vostro gradimento. Questo canale tratta appunto di ferrovie in generale e soprattutto miniature, cioè modellismo ferroviario. Io sono un appassionato da sempre, da quando avevo l'età di 5-6 anni, ho avuto la fortuna di vivere a Milano per tanti anni e praticamente passare la mia infanzia proprio con il negozio di modellismo sotto casa, il Movo. Ora non c'è più questo negozio, è un negozio molto antico e aveva 2 vetrine dedicate solo al modellismo ferroviario, quindi io passavo le mattinate e le giornate a guardare i trenini, quindi per me è stata una grande fortuna questa. Poi ovviamente col tempo ho fatto un sacco di cose, ho avuto un sacco di esperienze con varie marche eccetera eccetera, poi alla fine sono diventato un appassionato di quelli. Attenzione, non sono un collezionista, non sono un amante del possedimento di treni, ma sono un amante della costruzione dei plastici. Infatti molti mi hanno detto ma cavoli, tu che hai avuto il negozio, ho avuto anche il negozio a Magenta per tanti anni, non hai tanta roba, non hai in casa un sacco di trenini, dovresti avere chissà che cosa. No, io non sono mai stato legato a questa cosa e invece sono sempre stato appassionato nella fase proprio di creazione del layout, quindi la progettazione e la creazione del plastico, ok? Quindi quella è la parte che a me piace molto di più. Poi quello che gira sul plastico per me non ha importanza, possono girare treni giapponesi, treni americani, treni italiani, per me fondamentalmente non cambia, per me il treno è sempre il treno, citazione. Comunque detto questo vi ho dato un'infarinatura veloce per chi magari non mi conoscesse, allora ho detto diamo una piccola spiegazione di perché stiamo facendo questo plastico. Allora torniamo al plastico di Daniel, informazione importante, questo plastico non ha un'ambientazione vera e propria nel senso praticamente FS o americana o tedesca o francese, è un plastico totalmente, e dico totalmente fantasioso, fantasy, chiamiamolo proprio così. Perché questo? Daniel, che è un amico di Napoli, che saluto, 4-5 anni fa mi disse ho bisogno di fare questo plastico perché ho una stanza in casa mia e mi ha mandato tutte le misure a cui vorrei dedicare totalmente questo plastico. Perché? Perché era il desiderio di farlo con suo padre, ma purtroppo suo papà è venuto a mancare. Quindi per Daniel questo plastico è sacro, fondamentale. E quindi ho detto Daniel, ti prometto che ti faccio questo plastico, però sappi che era un momento in cui nella mia vita avevo appena sbaraccato tutto, non avevo più il negozio, non mi dedicavo più totalmente a questo lavoro ed ero anche in un momento molto difficile di transizione che è durato veramente tanti anni e ora finalmente mi sono sistemato per quanto riguarda la location, per quanto riguarda la casa, per quanto riguarda la vita privata eccetera eccetera. E allora io ho detto Dani guarda io te lo faccio, era anche il periodo subito Covid, post-Covid eccetera, gli dissi guarda c'è da spendere questa cifra qua, però facciamo così, io ti vengo incontro, ti faccio il plastico, mano a mano tu mi mandi quello che puoi e io un po' alla volta te lo faccio, più che altro lo faccio anche per fare contenuti, al di là del fatto che voglio farti il plastico, perché ho piacere di realizzare questo plastico per una persona a cui ci tiene veramente molto, è dedicato a suo padre, quindi ho detto ok dai ti do una mano, quindi lui ha cominciato a mandarmi dei fondi, con questi fondi ho comprato quello che potevo comprare, a quell'epoca c'era viva ancora Corrado, il mio amico Corrado, a buonanima, che andammo nel suo laboratorio a fare i tagli di questo modulo, me lo ricordo ancora, abbiamo fatto i tagli, la piallatura, Corrado aveva proprio una falegnameria, quindi potevamo fare un sacco di cose belle e cosa succede? Che praticamente assembliamo il plastico, era il momento in cui la mia vecchia associazione di fermodellismo era appena decaduta perché era successo un disastro, era caduto il tetto, si era allagato il plastico, abbiamo dovuto buttare via, siamo andati via legale col proprietario, un disastro, un vero disastro. E con me c'erano Nuccio, che saluto, che spesso è in chat e nei commenti qua sotto, Sebastiano Manzella,
c'erano tanti altri amici, c'era Dario, c'erano Massimo, insomma, scusate se dimentico qualcuno, ma il tempo passa velocemente, io faccio un sacco di cose, ho la mente veramente che gira, e quindi ricordo che con loro avevamo fatto questo grande plastico di 350 metri quadri in questa associazione, ma tutto fallì proprio per un diluvio che portò via tutto. E con grande dispiacere smontammo tutto e portammo tutto il materiale restante a casa di Corrado, in questa grande casa di Corrado dove lui viveva, aveva la falegnameria, aveva questa mega tenuta con un bosco all'interno di questa casa, quindi vi sto facendo capire che era veramente un posto incantevole. Col tempo Corrado mi diede appoggio per i primi lavori, dove io mi dedicavo appunto alla creazione e progettazione di plastici, quindi potevo appoggiarmi da lui, era in provincia di Pavia, e quindi per me ogni volta andare là era comunque un viaggio, però lo facevo perché comunque io mi occupo di questo, anzi approfitto sempre per dirlo che mi occupo di progettazione e realizzazione di plastici ferroviari, diorami e lavorazioni varie dedicate al modellismo, quindi se avete bisogno trovate la mail qua sotto, modjoyce@gmail.com, per contattarmi e farvi magari una chiacchierata con me. Detto questo, cosa succede? Che nel frattempo, oltre a fare i miei lavoretti da Corrado, ho creato il plastico di Daniel, ho cominciato a progettarlo, a Daniel è piaciuto, abbiamo cominciato a lavorarci sopra. Daniel mi disse Pino, perché lui mi chiama Pino, perché io in realtà mi chiamo Giuseppe, i miei vecchi amici mi chiamavano Pino, Joe è il mio nome ormai d'arte di lavoro perché ho più canali, quindi mi conoscono per questo nome. Mi disse guarda, queste sono le misure della casa, della stanza a cui voglio dedicare il plastico, però ti chiedo di fare qualcosa di veramente giocoso dove io posso fare tante cose. Ovviamente quando io ho realizzato il progetto mi sono reso conto che lo spazio era molto limitato per poter fare tante cose. In uno spazio del genere si può fare sì l'H0, ma hai sempre quel limite di compromesso, di scelta di dove mettere la stazione, dove fare il paesaggio, dove fare eventuali gallerie, insomma tutto quello che è il divertimento di un plastico. Ho detto però se stiamo sul realismo, praticamente tu avrai un plastico molto semplice, una semplice passerella davanti e qualche anello di ritorno laterale. Lui mi disse no, io voglio che tu faccia l'impossibile, tant'è vero che voi non conoscete Daniel, ma è un pazzo squilibrato quanto me, nel senso ironico, ha praticamente continuato a mandarmi in questi anni scatoloni e scatoloni di prodotti da mettere nel plastico che io sinceramente devo inventarmi l'impossibile. Mi ha mandato cose incredibili come casette di polizia, carabinieri, pompieri, tutto funzionante, l'area 51, tanti edifici insomma commerciali, edifici di ferroviari, insomma un sacco di roba, e lui mi dice questa roba deve starci nel plastico. Allora a quel punto io devo ovviamente ottimizzare e cercare di capire come muovermi, ok? Quindi ho detto bene, dobbiamo costruire un plastico totalmente fantasy, quindi dobbiamo tralasciare quello che è la realtà, tralasciare quelle che sono le normative, tralasciare quelle che possono essere tutte diciamo le cosiddette riproduzioni in scala H0, in quanto qui dobbiamo veramente adattarci in lungo e in largo su tutto quello che è il concetto di questo plastico. Quindi dove voglio arrivare? Voglio arrivare al punto che ho dovuto modificarlo e farlo, anzi tra l'altro ho fatto una modifica proprio qualche settimana fa nella fase finale del plastico. Daniel ci teneva molto anche alla realizzazione di una piattaforma, a cui io dissi all'inizio Daniel se mettiamo la piattaforma ti porta via tutto lo spazio di là. Gli dissi questo perché il plastico era progettato in una mood totalmente montuosa anche sul lato destro e quindi non potevamo fare questo passo. Però adesso col tempo, lavorandoci sopra, gli ho detto guarda riusciamo a farla, però dobbiamo fare una scelta, cioè dobbiamo ritirare un po' la zona montuosa e dare spazio a una zona più pianeggiante per poter inserire la piattaforma. E quindi ci siamo riusciti, abbiamo fatto anche un video insieme proprio in live e ho praticamente fatto questa modifica e che la vedremo molto più avanti, e quindi riusciremo a introdurre anche la piattaforma, come se non bastasse, come se questo plastico fosse privo di movimentazioni. In realtà questo plastico è pieno di movimentazioni in poco spazio, e questo lo dico perché per coloro che magari mi seguono e sono anche clienti, ex clienti o futuri clienti, magari dicono sai abbiamo bisogno di farci fare una progettazione, però noi vorremmo vederti in un campo un po' più realistico. Ecco, di questo ovviamente cosa ho fatto? Ho detto ok, allora cominciamo a far vedere anche quelli che sono i diorami che costruisco e i plastici che costruisco per altri clienti o per me stesso, in modo da farvi vedere come lavoro eccetera eccetera. Ma tanto chi mi conosce da una vita anche nel vecchio canale sa quello che faccio, come lo faccio eccetera. Detto questo, questo plastico deve essere assolutamente fatto in maniera del tutto dinamica e fantasy, quindi abbiamo poco spazio, tanto è vero che nel video di oggi, adesso non vi voglio annoiare, però
è giusto che io vi dia queste informazioni. Questo plastico ovviamente sta andando avanti anche lentamente, dovuto dal fatto che Daniel, come avrete capito spero, non è un'entità astratta, non è una persona inesistente, non è un bot, è un amico. Daniel ogni tot mi manda delle scatole con dentro del materiale per farmi andare avanti con i lavori, a volte mi fa anche dei bonifici per farmi portare avanti con i lavori, perché ovviamente ci vogliono un sacco di soldi per fare questa struttura e Daniel un po' alla volta lo sta facendo. Quindi quando abbiamo potuto abbiamo spinto, quando abbiamo dovuto fermarci ci siamo fermati, e dico la verità, ci siamo fermati anche ed esclusivamente a volte per colpa mia, perché per quasi un anno io ho dovuto fermare il plastico perché nel posto dove abitavo prima non volevano che andavo giù a lavorare nel garage, perché davo fastidio, abitavo in un posto veramente poco ospitale, ok, quindi lasciamo perdere, non voglio legarmi a questa cosa, ma ora sono felicemente in questo posto dove mentre lavoro guardo un panorama fantastico e la mia vita adesso è ricominciata bene, da zero, da capo, in un mondo veramente quello che volevo. Ce l'ho fatta dopo tanto tempo e ora finalmente eccomi qua. Detto questo, il laboratorio che vi ho fatto vedere nello scorso video è ancora in stato di avanzamento lavori. Per fine mese arriveranno dei pezzi a cui io posso finalmente fare le pareti attrezzate per mettermi dietro il mio layout con tutte le mie attrezzature da modellismo e lavorare anche ovviamente meglio. Però nel frattempo noi andiamo avanti lo stesso e oggi abbiamo da fare un sacco di cose. Ora cominciamo a vedere che cosa? Una zona del plastico. Ecco una cosa importante, la vegetazione di questo plastico, di questo modulo, ora verrà totalmente falciata, tolta, perché non mi piace. Sono stati utilizzati degli alberi, delle cose che erano di riciclo, e anche per fare contenuto ho dovuto farlo, ma sinceramente mi sono accorto che comunque sì, è vero, dobbiamo fare un plastico fantasy, ma vorrei mantenere comunque un bel plastico fatto bene, insomma, per divertire e divertirmi e soprattutto per far contento anche Daniel. Quindi ho deciso di falciare tutta la vegetazione che c'è in giro, anche perché su questi tratti montuosi, ragazzi, dobbiamo fare delle zone abitative, ville, easter egg che troverete all'interno di questo plastico, tipo quello che sto per costruire adesso, che è l'area 51, che è questa. Ok, allora Daniel è come me, è un appassionato di mistero, un appassionato di fantasmi, di alieni, insomma di queste cose qui, e quindi mi ha detto io volevo inserire questo, che è l'area 51, è un modellino fatto da un suo amico, è fatto in eulite credo, e sì, eulite o forse anche un po' di legno, non lo so, sì, penso di sì, ma credo sia eulite, ed è molto carino. Vedete, c'è anche il trasformatore, perché? Perché qua all'interno c'è una lucina, non so se ha anche un sound, non mi ricordo, adesso il tempo scorre, passa, io le cose me le dimentico. È molto bellino, fatta eccezione di questi cespuglietti qui che sono un po' da presepe, però va bene lo stesso. Noi ora lo adattiamo. Questa piccola creazione della, diciamo, entrata di un'area 51 dove ci sono quelli che fanno le ricerche sugli extraterrestri, verrà incastonata dentro la montagna lì. Adesso vi faccio vedere dove, perché ovviamente è l'unico posto che ho trovato per poterlo inserire. Daniel, tu mi mandi le cose e io devo impazzire, però mi diverte questa cosa. E tant'è vero, di questi edifici, stavo dicendo prima, me ne ha mandati un botto, ci sono i pompieri, la polizia, i carabinieri, non mi ricordo più che cosa mi ha mandato, un sacco di edifici molto belli con questo stile, col sound eccetera, che io dovrò cercare di adattare un po' qua e là, cercando di trovare gli spazi. Sulla montagna lì siamo già all'altezza del secondo livello, abbiamo un'altezza che vista nella realtà potrebbe essere intorno ai 50-60 metri, quindi in realtà questo è scala K0, messo così in alto. Ok, dobbiamo cercare di ottimizzare. Io dico sempre che man mano che saliamo dal punto di vista, diciamo, visivo, del gioco visivo di quando si crea un plastico, è consigliabile, secondo me, questo secondo me, poi c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, ridurre un po' la scala, nel senso che se io adesso mi alzo di livello, mi allontano dal piano base, ovviamente devo cercare di dare quella sensazione all'occhio che guarda di lontananza, di prospettiva, no? Quindi è ovvio che se io gli metto un grattacielo sopra la montagna avremmo un mattone che ci guarda, è anche inguardabile. Ora non ci deve essere un rapporto estremo, quindi non è che io adesso là sopra dovevo costruire una roba del genere in scala Z, no, questo no, però per esempio TT, ok, quasi N, tra una via di mezzo, quindi andando oltre quello che è, diciamo, i codici delle scale diciamo commerciali conosciute in commercio,
non è obbligatorio mantenere quei parametri, nel senso che se la scala 1,160 è 1,160, nessuno mi vieta di poter fare qualcosa in scala 1,183, no? Quindi non ci sono divieti in questo, perché mi devo, diciamo, perché devo ottimizzare gli spazi e dare quelle sensazioni. Quindi specialmente con le autocostruzioni questo ci viene più semplice. È ovvio che nei kit di montaggio questo problema rimane, perché nei kit di montaggio troviamo o H0 o N o TT per quanto riguarda, diciamo, questa dimensione. Poi andiamo, ci sono altre scale, la G, eccetera eccetera, ma siamo fuori, diciamo, da quello che è il nostro lavoro. Ora andiamo a capire dove mettere questo, e insieme a questo dovremmo avere dei personaggi. Daniel mi continua a mandare un sacco di personaggi Praiser, non Praiser, nel senso che sono personaggi manufatti, quindi c'è un suo amico che non ricordo il nome ma l'ha pure detto, e che praticamente si occupa della realizzazione di personaggi fatti a mano, dipinti, e li fa veramente bene. Ora andiamo a vedere intanto dove posizionare questo, poi dopo insieme andremo a scegliere i personaggi da inserire nelle vicinanze di questo luogo. Questo è un luogo misterioso, un luogo occulto, quindi è un luogo dove dobbiamo in qualche modo cercare di non renderlo visibile, ma sì, cioè, capite quello che voglio dirvi, si vede, non si vede. Quindi andiamo a incastronarlo lì dietro e poi cercheremo di creargli davanti una zona nascosta, magari boschiva, che non fa capire che lì c'è l'area 51. È chiara questa cosa, no? Penso che abbiate capito quello che voglio intendere. Ora ragazzi, mettiamoci all'opera, andiamo a vedere lì in che punto possiamo posizionare questo e buon lavoro. Intanto ragazzi, la zona è questa, ok? Questi alberi vanno staccati tutti, quindi dobbiamo piano piano andarli a rimuovere. Ora lo farò. Questa è la zona del livello 2 e questa è la zona livello 1, ok? Io ho pensato di mettere questo edificio, lo vedete quanto è mastodontico, ok? Ma dobbiamo nasconderlo qua dentro, quindi ora andremo a bucare, a tagliare da dentro, a inserirlo e creargli una zona qua davanti. Vediamo come ce la caviamo. Allora andiamo a rimuovere un po' di questi alberi, quelli che riusciamo a togliere ragazzi per adesso, giusto per portarci un po' avanti. Ok, quelli che non si staccano magari li lasciamo, questi qui perché non sono proprio male, questi qua, li lasciamo in questa posizione, e quest'altri li togliamo per crearci un po' di spazio. Ora qua sotto io non ho nulla che passa, non ho binari, non ho niente, quindi posso tranquillamente spaccare e portare questo dentro. Come facciamo a spaccare, visto che qua è gesso? Possiamo lavorare con un martellino o con un taglierino. Adesso vediamo come fare. Allora più o meno delimitiamo un po' la zona, dovrebbe essere più o meno qua andiamo a spaccare con un taglierino, più o meno possiamo riuscirci in qualche modo. Sì, dai, si riesce anche col taglierino. Qua forse abbiamo un pezzo di legno che non ci permette di fare questa operazione. Vediamo se ho ragione. Intanto questo potrebbe anche togliersi. Sì, dovrebbe togliersi. Sì, abbiamo del legno, quindi ci complica le operazioni. Ce la stiamo per fare ragazzi, ce la stiamo per fare. Ok, gioco fatto, ma ora abbiamo un problema. Abbiamo il passaggio di questa parete di legno, quindi come facciamo adesso? Dobbiamo semplicemente tagliarla, e non sarà un gioco facile perché dobbiamo lavorare in un modo veramente molto scomodo. Che cosa faremo? Useremo i nostri scalpellini da legno della Parkside. Ci sono di varie misure e ora andiamo a prendere quello più grande per fare il lavoro più grande e poi quello più piccolo per fare, diciamo, i lavori di finezza. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono e partiamo proprio da qua sopra, vediamo. Abbiamo posizionato l'edificio, l'ho bloccato con la colla a caldo e ovviamente ho passato il cavo già sotto ed è dietro qui. Prima di fare un po' di pulizia però comincerei già a mettere in alcuni punti del polistirolo di scarto che mi serve proprio per andare a otturare tutte queste fessure che si sono create per poi dopo ricoprirle col terreno. E ora voglio anche creare ovviamente una stradina che da qui va verso le vallate da quell'altra parte, ma questo lo vediamo tra poco. Ora cominciamo a vedere come posizionarci con il polistirolo. Qua abbiamo giusto questo ora andiamo a dare una pulita con l'aspirapolvere. Andiamo a stendere un po' di composto, in questo punto lo metto un po' liquido in modo che posso lavorarlo e dietro invece andiamo proprio a lavorarlo tipo roccia. Poi tra un poco faremo anche degli stampi in questo punto liquido perché così io posso lavorarlo in questa maniera e ricreare
un'uniformità del terreno, ok? Andando a chiudere le fughe più fastidiose. La massicciata non preoccupatevi, perché deve essere ovviamente ricolorata e diciamo c'è da fare anche una sorta di restyling. Cominciamo ora a mettere il composto nella zona più, diciamo, rocciosa. Andiamo a coprirlo proprio. Qui la vegetazione ovviamente deve essere rifatta totalmente per andare a creare un corpo unico e non dare la sensazione dell'aggiunta, ok? Nel frattempo che qui si asciuga, ragazzi, ci vorrà un po' di tempo, e nel frattempo ho preparato anche dei calchi, degli stampi di rocce che tra un po' andremo a sformare. Nel frattempo prestiamo un po' di attenzione anche in questo scorcio. Ho ritenuto di mantenere solo questa parte di vegetazione, che è quella che mi piace un po' di più rispetto alle altre. Questi li teniamo, vista l'altura di questa zona. L'idea qual è che mi è venuta in mente? È quella di usare questo tratto in salita, con appunto creare una strada sterrata che sale, questo piccolo sentiero, e creare qua dietro un cimitero. È una sorpresa, adesso vedrete come, ma prima di tutto cominciamo a vedere di mettere giù lo sterrato. Useremo questo, è un prodotto che avevo tanti anni fa in negozio, può essere usato ovviamente anche come massicciata, ma visto il colore e visto il mistume di pietrisco che c'è all'interno, lo possiamo usare come appunto creare un punto sterrato. Comincerei da qua sotto a piazzare un po' di colla proprio lungo questa tratta e arrivare fin qui per adesso, e andiamo a stenderlo con in questa maniera riusciamo ad applicarlo creando questa base. Creiamo proprio una base adesiva, ok, in questo modo, e andiamo ad applicarlo con le mani così. Tutto quello che cadrà in eccesso poi dopo con l'aspirapolvere andiamo a toglierlo. Con il pennellino vado a dare dei colpetti per andarlo a comprimere nella colla, nella parte adesiva, in modo che la parte in eccesso possa cadere sotto e dopo la raccogliamo, come detto prima, con l'aspirapolvere. Con il pennello più grande andiamo a togliere quello che è andato in eccesso e lo facciamo andare sotto, poi dopo lo raccogliamo e lasciamo lo spazio per l'aggiunta di altre caratteristiche, diciamo, di vegetazione. Poi andiamo a dare un colpo di particolari dettagli in alcuni punti, solo in alcuni punti. Andiamo a prendere un po' di questo prodotto della Wagen, piccoli pezzettini, cerco di farvi vedere magari di più nel dettaglio. Poi in altri punti andiamo a mettere ancora un po' di colla. Andiamo ad aggiungere un po' di erbetta NOC, codice 08330, ovviamente andiamo ad appiattire un po' quello che è la colla, e anche qui andiamo a stenderla in questa maniera qui. Facciamo lo stesso lavoro anche da questa parte, non ho registrato la parte mentre ho messo un po' di cespugli. Così facendo abbiamo dato un po' di fioritura diciamo, al prato e anche un distacco di colore di vegetazione che dà un po' un senso più realistico. Anche in questo punto direi di fare un po' di diciamo di stesura casuale, ok? Ok, questa zona diciamo abbiamo ricreato questo sentiero che sale verso sopra. Ora possiamo proseguire in alto per andare a praticamente definire il cimitero. Qua siamo arrivati con il sentiero, saliamo e qui è il punto dove io voglio appunto definire questa zona diciamo di cimitero da montagna, insomma un cimitero. Ricordo sempre che stiamo facendo un plastico del tutto fantasy e stiamo sfruttando all'osso ogni minima parte di questo plastico. Questo è il punto dove dobbiamo fare il cimitero, quindi il sentiero si ferma più o meno qui e ora andiamo a identificare come mettere giù le tombe. Allora io metterei le tombe, dopodiché tutti gli spazi liberi attorno alle tombe andremo a mettergli dell'erba, non più quest'erba diciamo un po' fiorita, ma un'altra tipologia di colore di erba proprio per identificare il fatto che c'è un cimitero, che siamo all'interno di un altro ambiente. Direi di provare a testare di mettere giù le tombe e vediamo come viene. Per le tombe usiamo la colla a caldo perché ho bisogno di un attrito migliore, perché col Vinavil, essendo che ci sono dei fili d'erba, non avremmo un bel attrito e ci metterebbe un po' diciamo ad incollarsi, mentre con la colla a caldo
io tengo pressato e ho la certezza di averla praticamente incollata. Facciamo un piccolo test, andiamo a pressare, posizioniamo la prima tomba, contiamo fino a 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e la tomba è già bella che è pronta. E sì, proseguiamo così, vediamo che impatto avrà. Ovviamente dopo io queste tombe le voglio sporcare e creeremo un ambiente del tutto dark, vedremo di farcela. Anche se alcune tombe non toccano proprio il terreno per un dissestamento proprio del terreno, meglio così, perché poi dopo attorno ci metteremo l'erba e andrà a coprire questo difetto, o l'erba o anche un po' magari potremmo metterci appunto anche un po' di pietrisco, visto e considerato che in molti cimiteri è presente appunto il pietrisco. Vediamo che impatto, vediamo. Adesso io praticamente ad occhio voglio fantasticare, quindi vedere che cosa viene fuori. Allora, le prime 4 tombe sono state messe, molto bello ragazzi, mi piace. Mettete nei commenti se vi sta piacendo la cosa, a me è un botto, spero anche a voi. Le mettiamo così in modo che si possano vedere. Volevo metterle una di fronte all'altra girate, ma secondo me è più bello così, in modo che chi guarda il plastico da fuori ha sempre la visione di tutto. All'entrata del cimitero voglio mettere queste statue. Ne mettiamo una qui, deve stare così, ovviamente dopo andremo a infoltire sotto il terreno, e un'altra gliela mettiamo qui. Qui useremo quest'altro tipo di erba, vedete? Questa è sempre della no, questa è della Faller, la 702, a lavorare proprio intorno a tutte diciamo le lapidi. A questo punto mancherebbe anche la vegetazione da questa parte, ma la facciamo dopo perché devo lavorare anche su questa parte che ancora va definita, quindi dopo faccio un colpo unico. Allora, intanto che adesso tutta la parte delle rocce si asciuga, io nel frattempo andrei a mettere alcuni personaggi. Partiamo in questa zona boschiva, qua ci andrei a mettere subito ragazzi dei Boy Scout che sono più o meno in giro da queste parti, dietro gli alberi, insomma da queste parti qui. Il primo Boy Scout lo mettiamo qui, qua una seconda, da questa parte ne mettiamo un altro che guarda di qua e un altro vicino a lui. Sembra quasi che stiano facendo la pipì, vabbè.